Un gioco di solitudine, semplicità e suoni. Il lavoro di level design su giochi come Journey potrebbe essere facilmente minimizzato dall'audience generalista. Indipendentemente dalle opinioni personali, però, questa avventura indie del 2013 è ricordata come un gioco che, a distanza di anni dalla sua release e dal suo picco di popolarità, ha dimostrato, a discapito forse di una rigiocabilità relativamente bassa, un valore alto e costante nel tempo, tanto da attirare nuovi giocatori, nonché longevità nel level design. Cosa ha ancora da insegnare un gioco di più di 10 anni fa? Journey è stato sviluppato da That Game Company, azienda statunitense con un particolare focus su avventure accessibili, innovative e sociali. Il gioco è stato pubblicato inizialmente in esclusiva con Sony e nel corso degli anni, con i successivi porting, ha riscontrato parecchio successo internazionale, facendo talvolta anche discutere gli utenti. Oggi andremo ad analizzare 3 lezioni ed elementi di level design che Journey applica in modo efficiente, ma prima di entrare nel vivo della questione ti chiedo di lasciare un like per supportare il canale se il video dovesse piacerti e iscriverti per contenuti come questo. The future of gaming will be even more diverse, and we're trying to make the things that's not in the market. We're not talking about diversity of gender or race necessarily. I think what the important thing is diversity of thought. Il concetto di semplicità in Journey è derivato da alcuni fattori. In primis, la necessità di coniugare uno stile artistico sostenibile allo sviluppo indie si è tradotto nella scelta di uno stile 3D low poly molto incentrato sull'uso delle forme. In Journey è infatti chiara la derivazione di design di un concetto di less is more, sia per quanto riguarda il gameplay, ma anche da un punto di vista artistico e di accessibilità. Anche l'ispirazione narrativa di un'esperienza incentrata sulla solitudine, propria di giochi come Ico. Il giocatore si ritrova infatti a sperimentare l'esplorazione e l'avanzamento narrativo all'interno di un mondo che in un modo o nell'altro lo fa sentire piccolo. Questo, oltre ad altri elementi di storytelling ambientale, è legato alla semplicità e alle scelte di tenere un personaggio piccolo dalle forme essenziali in un ambiente che molto spesso lo sovrasta, sia per gli intemperie della neve, l'altezza dei monumenti e le montagne da scalare, oppure per la vastità dei luoghi come il deserto iniziale. Il lato artistico di Journey, di cui parlo in questo video in relazione a gameplay, level design ed environment, risulta di estrema cura e ricerca delle forme, un metodo non sconosciuto al mondo indie che ha sfornato molti altri titoli minimalisti e dalla grafica low poly che utilizza palette di colori e forme basilari per creare un gameplay accessibile, pulito e godibile all'occhio estetico. Ancor più che in Ico, la struttura di level design è in armonia e simbiosi con il movimento, il character e il sistema di camera. Spendiamo quindi 2 parole su questi aspetti complementari. Le meccaniche in Journey sono semplici. Abbiamo il movimento e il volo, la cui stamina è legata alla vicinanza con i tessuti rossi, che fanno parte del nostro popolo, l'interazione con elementi di gioco, che ricaricano la stamina e danno la spinta, e l'interazione con altri player, parte del nostro popolo, con cui possiamo ricaricare la stamina molto velocemente, similmente le altre sciarpine. Parallelamente abbiamo l'esplorazione e il ritrovamento di segreti, glifi e storie che contribuiscono all'elemento narrativo. La camera, la cui visuale si allarga in alcuni punti e si restringe nei momenti più concitati, è la riprova di questo legame forte fra gameplay, livello e narrazione. Journey infatti riesce a portare avanti una storia senza l'uso delle parole, suscitando semplici emozioni e domande nella mente del giocatore, tramite principalmente colori ed elementi atmosferici, vicinanza della camera e l'utilizzo di essa, e possibilità di movimento. Questa sinergia permette di creare un flow continuativo e dall'intensità variabile, con livelli che si contraddistinguono per integrazione fra struttura ed ambiente. Dal deserto iniziale, in cui scalare ogni duna potrebbe farci perdere energie e costringerci a trovare il prima possibile un modo per ricaricare la nostra stamina, alle fredde montagne in cui anche le altre entità di tessuto sono congelate e ci possono aiutare veramente in maniera minimale ad avanzare tra le ronde delle creature nemiche, fino ad arrivare ad un finale in cui il giocatore è immerso in un continuo flusso di avanzamento grazie alla stamina pressoché infinita, sintomo di infinita energia ritrovata che fa ascendere il nostro personaggio al cielo. Il flow di cui parlavamo prima si divide infatti in vari momenti o archi narrativi. Non ci interessa oggi andare all'interno di questi archi narrativi nell'interpretazione della storia, ma possiamo tranquillamente analizzare come questi momenti siano ben delineati da alcuni elementi, ovvero cambio di palette e ambientazione, cambio di elementi di platforming e interazioni e una struttura e pace di progressione nel livello diversa, che crea diverse emozioni nel giocatore. We start to realize game innovation can actually be about emotion rather than just
game mechanics or game simulation technology innovation. You can innovate on what game makes you feel. And that's pretty much kind of started our company, which is we want to make game that makes you feel differently. Non solo questa sinergia è importante per il gameplay, ma anche la struttura del level design e le posizioni in cui viene messo il giocatore. Con l'avanzare dell'esperienza, ad esempio, il giocatore è portato ad avanzare in uno zigzag di posizionamenti in modo da non essere visto dalle creature serpentine. Questa zona si frappone per cambio di pace tra una zona successiva esplorativa, in cui giunti alla fine del gioco ci troviamo a riconoscere la difficoltà dei protagonisti nell'andare avanti. Non perché il gioco sia particolarmente punitivo, ma perché espedienti di level design come l'avanzare nonostante il vento e scalare la montagna, strutture alte congelate, vento che passa attraverso le fessure dei monumenti e fa balzare indietro il giocatore, tutto ci fa comprendere l'avvento di un momento di difficoltà, ci fanno comprendere che siamo quasi alla fine del viaggio e che forse non riusciremo a completarlo. La leggibilità è un aspetto fondamentale del gioco, derivato anche dal fattore semplicità, ma anche da elementi di affordance di level design, color coding e scelta delle forme. Le sciarpe identità di tessuto hanno non solo una forma e un pattern riconoscibile, ma anche un bagliore che il giocatore impara a riconoscere come appartenente alla cultura dei personaggi. Un colore che si interseca perfettamente nell'ambiente, confondendosi magari nel miraggio desertico, oppure andando in contrasto con le zone successive dalla palette più fredda. Le forme delle entità amiche, inoltre, variano di livello in livello a seconda della loro funzione di gameplay, in modo da risultare riconoscibili istintivamente. Il gioco infatti non ha bisogno di un tutorial scritto per dirti che le meduse possono darti lo slancio all'insù, oppure che salendo sulle balene e altre creature volanti fatte di tessuto ti porteranno nel loro tragitto. Il giocatore intuisce da subito il loro funzionamento tramite esperienze pregresse nei primi livelli ed una volta sperimentato riconoscerà anche le variazioni di forme successive. Alta leggibilità è fornita anche dall'utilizzo dello spazio negativo e dal contrasto. Vediamo un po' più nel dettaglio. Analizzando questo passaggio di gameplay possiamo notare come l'inquadratura e la struttura del livello puntano ad un obiettivo molto chiaro. Eppure il deserto è esplorabile e al suo interno ci sono diversi segreti e glifi da collezionare. Inoltre un obiettivo intermedio, torreggiante tra le montagne e il giocatore, ci fa capire quale sarà il nostro prossimo obiettivo e come possiamo arrivare al prossimo livello. Un approccio simile, che offre non solo accessibilità ma al contempo vastità di sguardo su un orizzonte esplorativo, viene usata nel successivo percorso attraverso il passaggio tra le colonne e un cambiamento di inquadratura. Anche nei successivi livelli, come vedremo tra poco, la luce e gli spiragli vengono utilizzati per indirizzare il giocatore verso luoghi di interesse o percorsi. Per spazio negativo si intende infatti l'esaltazione dello spazio vuoto tra le figure, approccio che può essere usato nel level design per donare profondità e importanza ai singoli elementi di uno shot. Poligoni geometrici e dai colori non delineati possono creare disordine visivo talvolta, così come vicinanza di colori e figure complesse che attirano l'attenzione. I level designer devono quindi stare attenti all'utilizzo di queste figure e al contrasto per ottenere il risultato desiderato. Il cosiddetto figure ground contrast, ovvero la delineazione specifica fra ground, la terra, e le figure, è determinante perché se utilizzata come in Journey permette ai developer di indirizzare il giocatore verso una figura o una parte specifica di livello. Il cervello infatti elabora le aree di contrasto come distinte se c'è contrasto, mentre se non ve ne è abbastanza le elabora come simili o parte dello stesso insieme, argomento che abbiamo già accennato anche nel video sull'environment storytelling. In Journey questi contrasti e spazio negativo vengono in molti casi, come abbiamo accennato prima, sfruttati semplicemente dall'utilizzo della luce. Elementi illuminati lungo il percorso creano attenzione ed esaltano lo spazio scuro, spesso creando una visione di livello non solo molto leggibile, ma anche estremamente pulita ed esteticamente piacevole. Abbiamo quindi visto 3 lezioni di level design da Journey. Abbiamo parlato di armonia fra movimento, uso della camera e level design, conseguentemente come sia possibile una narrativa interamente basata su questo tipo di armonia. Per terzo e non ultimo abbiamo visto la filosofia di level design di Journey, analizzando la semplicità e la composizione del livello,
con l'utilizzo di spazio negativo, contrasto e utilizzo di luci e colori per guidare nel level design. Ti invito a lasciare un commento per dirmi quanti altri elementi di level design mi sono persa in Journey ed eventualmente se conosci altri giochi che utilizzano queste tecniche e questi elementi di level design. In descrizione trovate non solo le fonti utilizzate per questo video, ma anche articoli e video di approfondimento sugli argomenti trattati e sul level design. Il tuo supporto e commenti mi aiuteranno veramente a migliorare questi video, quindi ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto e iscriverti se sei interessato ad altri approfondimenti su videogiochi, narrativa e dintorni. A presto! When someone say, I'm kind of feeling sad today, I want to play something interesting, emotional, there's something out there for them. Being here has really transformed my understanding of how games can touch people and change the way they feel about life and about their prospects in life. And if we're not doing that, then, you know, at least in some way with our industry, then I think we're not trying hard enough.